Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Citroën 2 cavalli Charleston alla scoperta della leggendaria utilitaria francese. È un'edizione De Agostini, il modello in scala 1:8, l'uscita è la numero 74. Vado subito a vedere cosa è contenuto e ad eseguire il montaggio. Ma prima ringrazio tutti voi miei iscritti e le persone che mi visualizzano. Grazie di cuore perché siete voi la vera vita del canale e io di questo vi volevo veramente ringraziare. Alle persone che invece mi guardano ma non si iscrivono, dico questo: sempre che ne abbiate piacere ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non solo di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Qui troviamo questo pezzo in plastica, fatto veramente bene. Il filetto, quello che vedete qui argentato, è bellissimo, ben delineato. Questa è la chiusura della griglia di ventilazione dell'abitacolo. Poi abbiamo il tappo del serbatoio. Io sono andato già ad avvitarmi 3 viti RP, così da crearmi il filetto senza usare nessun tipo di lubrificante, ricordatevelo, e una vite JP qui nel tappo della benzina. Prendo il modello, sempre più bello, alla fine poi di questo montaggio non andate via perché sapete che amo far vedere dove sono arrivato con ogni montaggio alla costruzione di questo splendido modello, e quindi restate con me, ci saluteremo dopo. Questo va messo così, con la parte argentata verso il vetro. Qui entra bene, qui non entra bene. Quindi c'è un problema. Questo è troppo grande, un attimo solo. Non bisogna mai avere fretta, ricordatevelo. Ecco. Qui direi che più che un problema di foro, la mia paura è differente, guardate. Se io inserisco questo qui, è perfettamente in linea con la carrozzeria. Il problema è che se io, e non posso fare diversamente, perché una volta che inserisco questi perni nelle sedie dedicate, questo automaticamente deve andare nel suo spazio, ma non è così. Non entra. Hanno sbagliato o la fusione di questo pezzo o la distanza di questi due fori. Perché? Perché non va bene. Non mi entra, guardate ragazzi, paradossale, veramente assurdo, ma è così. Non mi entra questo pezzo. Quindi, cosa devo fare io per farlo entrare?
incredibile. Chissà se riesco a farvelo vedere così, guardate. Ecco, guardate i perni, questo è un attimo. Questo è al centro, questo è al centro. Adesso aspettate che cambio la mano perché non ce la faccio a farvelo vedere di qua. E guardate questo dove cade. Qua siamo al centro, aspettate, ecco, guardate. Guardate dove cade questo. Sul lato destro. Qui siamo al centro. Non va bene. Avete visto? Un montaggio che doveva veramente essere molto semplice. Non va bene. Cosa devo fare? Sono due le cose che posso fare. La più semplice è questa. Ma non è detto che sia la più corretta. La più semplice è quella di andare a consumare questo lato qui. Il problema è che se lo consumo indemolisco il foro e cosa succede? Che quando avvito mi si spezza la plastica qui. Oppure andare ad allargarmi questo lato qui, ma questo è metallo. Il problema è questo. E bisogna fare attenzione quando si allarga perché bisogna allargare solo da questo lato qua, altrimenti poi il collarino della vite non ha più tenuta dietro in battuta. Aspettate che cerco di ragionare velocemente. No, ma non entra proprio, guardate. Posso schiacciare quanto voglio, lo danneggio. Non può entrare. Vediamo per assurdo se lo mettessi al contrario. Ah no, ma al contrario non potrei neanche metterlo perché... Ma volevo solo fare una prova, ma non è possibile perché sono disassati, vedete. Non sono al centro i perni forati. E allora devo fare così. Vediamo di consumare un po' questa plastica subito qui. Non dovrei neanche farli questi lavori. Sono errori che fanno e che non dovrebbero commettere. Quindi, adesso c'è poco da parlare, devo fare questo e basta. Proviamo ragazzi, guardate. Ce la facciamo di sicuro, non è quello il problema. Però va già meglio, ma devo farlo ancora. E purtroppo succede quello che vi ho detto, che poi la vite potrebbe rompere questo lato qui, però deve soltanto tenerlo fermo in posizione, non deve fare nient'altro, quindi non importa, dobbiamo ottenere lo scopo e lo otterremo. Ok, proviamo tentativi senza avere mai fretta, ricordatevelo. Va abbastanza bene, ma non basta ancora. Io potrei anche mettere la pausa, ma voglio farvi vedere tutto quello che sto facendo. Ecco perché non ho messo la pausa, ragazzi. A me viene molto più semplice lavorare senza preoccuparmi del video. E non basta ancora.
Però a questo punto io devo andare a consumare qui, decido di consumare qui questa lamiera, questo metallo, con questa lima ovale, andrò a consumare qui. Però metto la pausa perché ci metterò qualche minuto, sinceramente. Non ha senso che io adesso vi faccia vedere tutto il lavoro. Comunque guardate, vado a lavorare, poi lo vedrete. Vado a lavorare qui e consumo questo metallo e ci vediamo dopo. Adesso vi faccio vedere l'ultima parte. Vedete qui la limatura? Così dovrebbe bastare. Adesso vediamo, Levo solo questo un attimo. Proviamo. Quello che sentite in sottofondo è il mio meraviglioso fratellino, io lo chiamo così, è il mio unico componente della famiglia e si chiama Michelangelo, è un gatto tigrato europeo arancione di poco più di 2 anni. Se non lo metto fuori dalla stanza non mi basta tutto il collante che ho per incollare tutti i danni che mi fa. Guardate, adesso è perfetto. Così va bene, posso avvitare. Vedete? Il modellismo è anche questo, non dovete avere fretta per nessuna ragione. Ok? Vado a mettermi, aspettate che inquadro, le viti. Non le stringo subito, le punto prima tutte e 3. Le stringerò alla fine, ricordatevelo. Vanno prima messe tutte le viti previste per quella sessione di montaggio e poi strette. Si controlla il pezzo e poi si stringe solo dopo, quando si ha la certezza di averlo messo correttamente, non prima. Vediamo. È perfetto. Ecco qua. Devo dire che a parte quell'increscioso imprevisto si è risolto tutto nel migliore dei modi. Adesso non mi rimane che mettere il tappo della benzina. Ecco di qua la parte corretta. Rimuovo questa vite. Ecco qui. Un altro bellissimo particolare. Sono veramente contento, mi piace questa macchina sempre di più. Adesso prendo quello che ho montato fino al numero 74
e poi ci salutiamo. Io, se riesco, vi faccio anche vedere il mio gatto in qualche altro video di altri modelli che sto montando. Mi sono permesso di farvelo vedere. Ed è per me una cosa importante farvelo vedere, perché, come vi ho già detto, è la mia famiglia. Lo so, molti diranno che è una sciocchezza quella che dico, ma non è così, ragazzi. Allora, guardate. È bellissima. Arrivo con gli altri pezzi. Funzioneranno le luci posteriori, anteriori, gli stop, le frecce, il clacson, l'accensione motore e l'accelerazione. Adesso sposto momentaneamente questo perché mi viene veramente difficile farvi vedere tutto in questo piccolo spazio. Eccomi qua. Guardate, peccato che molti dettagli non si vedranno, anche se il modello, come sapete, avrà poi, così come la macchina vera, la capote in tessuto che si potrà chiudere ed aprire. Se avete visto i video del montaggio dei sedili, c'è veramente da rimanere esterrefatti. È una riproduzione identica in miniatura del sedile vero. Cruscotto, tachimetro, chiave, che non ha soltanto uno scopo estetico ma è funzionale, grazie alla parte metallica che ha qui alla fine, creerà il ponte tra questi due contatti interrotti, generando l'accensione del motore grazie a una cassa acustica. Bellissimi. Bene ragazzi, credo di avervi fatto vedere tutto. Adesso procedo al video numero 75 di questo ultimo invio che ho ricevuto. Io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari e, se avete piacere, oltre ad iscrivervi ed attivare la campanella, pubblicate anche e condividete i miei video nei gruppi dedicati. Potrebbero essere d'aiuto anche ad altre persone. Grazie a tutti e anche poi, così facendo, mi darete un'ulteriore mano di aiuto per la crescita del canale. Grazie veramente a tutti di cuore. Al prossimo video. Ciao!